Buongiorno amici, benvenuti. Oggi iniziamo un nuovo ciclo di video lezioni in filosofia e parliamo dell'importantissimo filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, veramente un autore di eccezionale importanza all'interno della storia della filosofia, insieme alla mia gattona Sophie che mi aiuterà in questa lezione. Non so se vuole farlo, insomma sta diventando sempre più indisciplinata e ribelle al padrone. Saluta i nostri videoascoltatori, Sofì. Guardate che bella e tenera, è piuttosto aggressiva, graffia, insomma, è una predatrice, però è una bellissima gattona. Allora, parliamo di Friedrich Nietzsche. Nelle lezioni, se le avete già viste, quelle su Schopenhauer e Kierkegaard, abbiamo sottolineato come appunto questi tre autori, Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, rappresentino un po' un contraltare rispetto alle tendenze prevalenti all'interno della filosofia ottocentesca e in particolare della prima metà dell'Ottocento, ma in realtà non solo. Nietzsche, insieme a Schopenhauer e a Kierkegaard, avrà una fortuna postuma. Inizialmente le sue opere non vengono ben valutate, non ottengono grande fama. Perché? Perché Nietzsche, esattamente come Schopenhauer o Kierkegaard, è in controtendenza, è un anticonformista rispetto a quelle che sono le teorie prevalenti nell'Ottocento, rispetto ai sistemi metafisici, rispetto all'idealismo, ma anche e soprattutto rispetto ai sistemi finalistici, ottimistici, epistemologicamente ottimistici, o tutti quei sistemi filosofici che vedono la storia e la natura orientate verso un fine, un teleologismo. Invece con Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche viene fuori l'individualismo, la ribellione a quelle filosofie che schiacciano l'individuo da parte di organizzazioni collettive come lo Stato, la classe sociale, oppure non so, la scienza. In Comte viene fuori con Nietzsche, ma anche con Schopenhauer, con Kierkegaard, un'anticipazione di quello che sarà il Novecento filosofico, una messa in crisi delle certezze e delle illusioni e delle utopie ottimistiche dell'Ottocento, che si fa strada proprio in contrasto con l'esaltazione del progresso, della Belle Époque e così via, proprio alla fine dell'Ottocento, e quindi vengono fuori le inquietudini, l'irrazionalismo, viene recuperata l'idea della dimensione istintuale della vita e del governo dell'universo, ma anche appunto il recupero dell'individuo, della centralità dell'individuo, del singolo, che non viene visto più come una pedina che viene in qualche modo inglobata all'interno di un sistema di pensiero totalizzante e onnicomprensivo. E quindi la fama di Nietzsche sarà come quella di Schopenhauer e Kierkegaard, soprattutto postuma e soprattutto affidata al XX secolo, al secolo successivo, anche perché, ripeto, Nietzsche, esattamente come Schopenhauer e Kierkegaard, anticipa, è in anticipo sui tempi, anticipa moltissimi temi del XX secolo. Sophie si sta ribellando e mi sta mordendo, quindi saluta Sophie i nostri ascoltatori, la lasciamo andare. Friedrich Nietzsche nasce, vedete che lo stesso cognome Nietzsche si scrive in maniera un po' difficile, vero? Friedrich Nietzsche nasce nel 1844 a Röcken. Röcken è una cittadina che si trova vicino Lipsia. Il padre di Nietzsche era un pastore, attenzione, un pastore protestante, ma anche la madre era figlia di un pastore, quindi diciamo una famiglia piuttosto religiosa. 2 anni dopo Friedrich nasce la sorella Elisabeth nel 1846. Io naturalmente non ve l'avrei neanche citata la sorella se non fosse che ella, come vedremo, avrà un'importanza notevolissima
all'interno della vicenda di Friedrich. Non ci saranno altri fratelli, ci sarà un fratello che nasce 2 anni dopo, ma che morirà a 2 anni. Nel 1850, quindi quando Friedrich ha soltanto 6 anni, muore il padre e quindi Nietzsche resta orfano di padre. A 6 anni Friedrich era molto legato, venerava la figura del padre, quindi è un grosso trauma per lui. Il padre muore a seguito dell'aggravamento di problemi al sistema nervoso e al cervello che aveva subito per tutta la vita. Nietzsche ha sempre scritto, Nietzsche è un filosofo tedesco, però lui ha sempre scritto di avere nobili origini polacche. Fino adesso gli storici, i ricercatori non hanno trovato nessuna conferma a queste osservazioni. Singolare che Nietzsche sostenga di avere un'origine polacca, ma sembra che non sia affatto vero. Che cosa succede? Nietzsche ovviamente viene allevato dalla madre dopo la morte del padre. La madre aveva una forte personalità e forti valori morali, però una cultura piuttosto modesta. Nel 1858 Nietzsche riesce ad entrare nel liceo di Forta, che si scrive Pforta, vedete vi ho scritto alcune cose alla lavagna, che si scrive Pforta ma si legge Forta, uno dei più prestigiosi licei, uno dei più prestigiosi istituti tedeschi. Il limite dello studio al liceo di Forta sta nel fatto che era un liceo classico tradizionale, quindi Nietzsche impara molto bene il greco, il latino, le materie umanistiche, ma il curriculum di questa scuola era fortemente carente dal punto di vista delle materie scientifiche. In ogni caso lo stesso Nietzsche ricorderà che i metodi duri, severi, seri di questa scuola lo aiutarono molto, lo avevano aiutato molto nella capacità di concentrazione, nella capacità di attenzione e nel metodo di studio. Nietzsche inizialmente sembrerebbe propendere per la teologia, anche perché è nato in una famiglia di pastori. Inizialmente, questa è anche la volontà della madre, Nietzsche accarezza l'idea di diventare anche lui un pastore protestante. Quando è ancora appunto molto giovane Nietzsche conosce la musica di Wagner, sarà un incontro molto importante per lui. Nietzsche si infatua della musica di Wagner. Parecchio tempo dopo, nel 1868, Nietzsche conoscerà personalmente Wagner e sua moglie Cosima e nascerà un sodalizio, un'amicizia molto importante, destinata però a interrompersi presto, come vedremo. Nel 1864 Friedrich Nietzsche si iscrive all'Università di Bonn e si iscrive alla facoltà di teologia. Le lezioni di alcuni professori di lettere classiche però lo spingono a cambiare facoltà. Da teologia passa a filologia classica. Il suo legame con il cristianesimo in realtà, anche se questa sembra un'affermazione singolare, era già debole nel momento in cui Nietzsche aveva iniziato a studiare teologia e vagheggiava di diventare un pastore, ma ben presto Nietzsche rompe completamente con il cristianesimo. Questo lo mette in dissidio con la madre era fortemente devota e la questione si risolve con la madre che chiede a Nietzsche di non parlare di religione in sua presenza, perché la madre si sente urtata, si sente scandalizzata dal fatto che Nietzsche sia diventato un forte, un feroce anticristiano. Nel 1865, in realtà dopo solo un anno, lui cambia università, studia sempre filologia classica, ma all'Università di Lipsia. All'Università di Lipsia lui continua nelle sue letture e scopre la filosofia di Schopenhauer che lo colpisce moltissimo. Nietzsche sarà fortemente, come vedremo parlando dei contenuti delle sue opere, fortemente influenzato dalla filosofia di Arthur Schopenhauer.
All'Ipsia Nietzsche conosce anche degli amici, tra cui Erwin Rode, che in qualche modo resterà suo amico fino alla fine della sua vita, che poi diventerà un celebre filologo, appunto, Erwin Rode. Le letture filosofiche di Nietzsche spaziano moltissimo, vanno dai presocratici fino a Kant. Nietzsche viene anche colpito da molte opere materialistiche, in particolare lui legge la storia del materialismo di Lange, un'opera che ebbe molto successo all'epoca, quindi lui si dedica alle lettere classiche, all'antichistica, alla filologia greca e latina, però comunque legge molto anche in filosofia. Cosa succede? Che Nietzsche ha già dei grossi problemi di salute. Sin da giovane Nietzsche inizia a manifestare grandi problemi di salute, nausea, mal di testa, vomito, problemi nervosi. Secondo alcuni, almeno una parte di questi problemi sarebbero stati causati dalla sifilide. Sembrerebbe che Nietzsche in questo periodo si faccia curare dalla sifilide, ma in realtà gli interpreti sono piuttosto divisi su questo punto. Nel 1869 Nietzsche ha la sua grande occasione lavorativa accademica. Così giovane viene pur tuttavia assunto dall'Università svizzera di Basilea, che gli offre una apprezzabile, ben pagata cattedra di filologia e letteratura greca. Quindi lui va a insegnare filologia e letteratura greca a Basilea. Nietzsche ha un po' un colpo di fortuna, perché Basilea era un'università giovane che era stata creata da poco dalla borghesia di Basilea. La borghesia di Basilea era in grande spolvero, si era arricchita moltissimo grazie alle manifatture, d'accordo? Alle attività manifatturiere. Quindi erano borghesi, erano imprenditori, erano capitalisti e miravano a creare un'università da loro. Finanziarono con le loro ricchezze l'università, che però era un'università nuova, giovane, aveva difficoltà a trovare grandi, importanti professori. Quindi quale fu la politica sin dall'inizio dell'Università di Basilea? Comprendete? Assumere giovani talenti che non sarebbero stati assunti in università più importanti e che però promettevano bene. Nietzsche aveva già effettuato numerose conferenze che gli avevano dato un certo successo, e quindi anche per via dell'interessamento, dell'aiuto di alcuni amici diventò professore a Basilea. Questa politica da parte dell'Università di Basilea fu coronata dal successo, perché molti di questi giovani promettenti, sconosciuti come Nietzsche o altri, diventeranno poi personaggi importantissimi. Pensate che Basilea aveva assunto anche Jacob Burckhardt, che esattamente come Erwin Rode diventerà un filologo importantissimo, e che anch'egli, Burckhardt, diventa amico di Nietzsche. Curiosità: per poter insegnare a Basilea lui dovette rinunciare. Basilea in Svizzera, lui era tedesco, dovette rinunciare alla cittadinanza tedesca, altrimenti non poteva insegnare in Svizzera. Avrebbe dovuto prendere la cittadinanza svizzera, ma non lo fece mai, né recuperò quella tedesca. Quindi Nietzsche morì come apolide, d'accordo? Senza avere alcun tipo di cittadinanza. Sin dall'inizio Nietzsche svolge questo lavoro, professore universitario di filologia greca, ma non ama il suo lavoro. Cioè capita che qualcuno svolga un lavoro, no, ma abbia più interesse per qualcos'altro, voglia cambiare il proprio lavoro. L'interesse di Nietzsche per la filosofia diventava sempre crescente e diventava più importante, più significativo rispetto al suo interesse per la
filologia classica. Nietzsche scopre di voler essere un filosofo, non un filologo, e infatti nel 1871 pubblica la sua prima opera filosofica importante, La nascita della tragedia, opera importantissima che vedremo prestissimo nelle prossime video lezioni, credo proprio nella prossima video lezione. Il titolo completo è La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Cosa succede? Qui Nietzsche esprime alcune delle sue idee filosofiche importanti, importantissime, il Dionisiaco, l'Apollinio, eccetera. Le vedremo naturalmente parlando nello specifico dell'opera. Il problema è che lui, per esprimere queste idee filosofiche, non essendo un filosofo, non avendo letto abbastanza di filosofia, comprendete che cosa fa? Usa gli strumenti che ha, cioè usa gli strumenti di cui ha dimestichezza, cioè inserisce le sue idee filosofiche all'interno di una ricostruzione, di una valutazione dell'arte greca. E lui sostiene che appunto determinate idee filosofiche erano praticate in Grecia ed erano espresse soprattutto dalla tragedia. Però quest'opera, da un punto di vista, attenzione, strettamente filologico, è discutibile perché la teoria da parte di Nietzsche della nascita della tragedia viene considerata strampalata, insomma non è vero affatto che la tragedia era nata e si era evoluta secondo quello che scrive Nietzsche in quest'opera. Tuttavia Nietzsche, quello che non viene capito anche dai suoi contemporanei è che a Nietzsche non importava realmente esprimere una teoria sulla nascita della tragedia, sulla tragedia greca. Lui voleva esprimere le sue idee filosofiche. Per farlo usa gli strumenti che ha. Lui conosce, apprezza l'arte greca, la civiltà greca, la conosce bene e quindi inserisce le sue idee filosofiche in una prospettiva storica e in una prospettiva di storia, di storia della tragedia greca. La teoria potrà anche essere sbagliata, ma l'importante è il nucleo filosofico che Nietzsche inserisce nella nascita della tragedia. Alcuni lo capiscono, alcuni no. Certamente la teoria sulla nascita della tragedia non può aprirgli alcun tipo di spazio da un punto di vista accademico, perché viene criticata da molti. Wagner lo difende, Burckhardt lo difende, però per esempio Erwin Rohde no. Nietzsche viene anche attaccato da un altro personaggio giovanissimo che diventerà un altro straordinario filologo tedesco, cioè von Wilamowitz-Mellendorf, e quindi la carriera accademica come filologo di Nietzsche risulta fortemente danneggiata. Nietzsche non vuole più insegnare filologia greca. Nel 1873 abbiamo un ulteriore peggioramento di quello che vi ho detto del suo stato di salute. A 30 anni Nietzsche è già seriamente malato. Inoltre non si trova bene a Basilea proprio da un punto di vista sociale. Questa borghesia di Basilea, che aveva voluto intellettualizzarsi, no? Fondare questa università, lo invitava spesso ai ricevimenti, ma lui non sopportava questi borghesi, questi capitalisti, questi tessitori di lana e così via. Lo considerava un ambiente piuttosto fasullo, piuttosto ipocrita, culturalmente non molto apprezzabile. E quindi che succede? Nel frattempo rompe la sua amicizia con Wagner, e ci sono delle motivazioni precise per cui Nietzsche rompe la sua amicizia con Wagner. Possono esserci spiegazioni di vario tipo. Secondo alcuni i due non andavano d'accordo perché Nietzsche era vegetariano e Wagner considerava questa cosa qualcosa di assurdo. All'epoca non era molto frequente essere vegetariani, addirittura sembrerebbero aver litigato sulla questione dell'autoerotismo. Nietzsche era favorevole all'autoerotismo mentre Wagner lo considerava immorale, scandaloso. Vabbè, queste sono battute. Il vero motivo per cui Nietzsche e Wagner litigano è un altro. Nietzsche, ripeto, era diventato amico personale di Wagner e di sua moglie
moglie Cosima, che poi anch'essi risiedevano in Svizzera in quel periodo, in una bellissima villa che tuttora esiste sul lago di Lucerna. Quindi da Basilea Nietzsche facilmente era andato a trovarli, così come era andato a Bayreuth. Sapete che ancora esiste a Bayreuth il teatro wagneriano, il teatro che Wagner aveva fatto costruire apposta affinché potessero risuonare meglio, essere rappresentate meglio le sue opere, le sue opere di musica, della cosiddetta musica totale, che avevano bisogno, le sue opere, le opere di Wagner, di tantissimi strumenti musicali. E però c'è la rottura tra i due. Il motivo poi lo vedremo anche parlando man mano delle opere di Nietzsche. Nietzsche considera un tradimento quello di Wagner quando Wagner accetta di scrivere, perché ha bisogno di soldi, cioè per soldi, per interessi, accetta di scrivere il Parsifal. Il Parsifal esalta un eroe cristiano, appunto Parsifal, che va in cerca del Sacro Graal, e quindi Nietzsche, per motivi di interesse, per soldi, finisce per scrivere un'opera che elogia l'odiato cristianesimo. Il cristianesimo odiato sia da Nietzsche sia da Wagner. Wagner, lo sapete, aveva scritto quelle opere neopagane, i Nibelunghi, l'Oro del Reno e così via, e invece adesso scrive un'opera apertamente cristiana. Però il motivo della rottura è anche un altro, cioè Nietzsche, lo vedremo poi parlando delle sue opere, cambia proprio idea da un punto di vista anche proprio estetico. Mentre, come abbiamo visto, la nascita della tragedia era basata sull'importanza dell'arte, cioè Nietzsche pensava che il vero filosofico potesse essere conosciuto attraverso l'arte, attraverso l'esperienza estetica. Adesso si disillude di questo, pensa che l'arte sia una moralità debole e che in realtà la scienza tra virgolette, lo vedremo in seguito, un certo modo di intendere la scienza sia superiore all'arte, e quindi Nietzsche inizia a disprezzare le opere d'arte di Wagner, la musica totale di Wagner non gli sembrano più un veicolo che possa in qualche modo far ritornare in vita l'antico spirito dionisiaco dell'epoca tragica dei Greci, che si era perso già da più di 2000 anni. Non ci crede più, non crede più nella funzione filosofica, politica dell'opera wagneriana. Nietzsche diventa, tra virgolette, illuminista, tra virgolette, un sostenitore della scienza, molto tra virgolette, poi spiegheremo che cosa significa. E quindi Nietzsche inizia a scrivere quelle che saranno le opere, in questi anni scrive le cosiddette opere illuministiche. E il fatto che Nietzsche si avvicini in qualche modo alla scienza, all'illuminismo e così via, dipende anche dall'amicizia, dalle nuove amicizie, dalle nuove letture che lui fa. Lui infatti conosce Franz Overbeck. Franz Overbeck era uno storico della Chiesa e quindi consiglia e fa leggere a Nietzsche molte opere di storia del cristianesimo, sempre opere comunque di filosofia. E inoltre Paul Rée, attenzione, Nietzsche fa anche amicizia con Paul Rée, che era un medico, uno scienziato. Paul Rée spinge Nietzsche a leggere molte opere di scienza. Vi ricordate che a Forta, nel liceo di Forta, abbiamo visto che la preparazione di Nietzsche era carente dal punto di vista del curriculum scientifico. Nietzsche inizia a leggere di tutto di scienza, pur restando sempre un dilettante. Lui legge molti libri di scienza di divulgazione scientifica che influenzeranno fortissimamente le sue teorie filosofiche. Il fatto che molte teorie filosofiche di Nietzsche si basino su teorie scientifiche, anche su teorie scientifiche molto moderne per l'epoca, perché Nietzsche è aggiornato, è un fatto che è stato riconosciuto soltanto recentemente, perché capite, spesso gli studiosi di filosofia in passato, gli studiosi di Nietzsche, certo non comprendevano la scienza. Nietzsche legge con molta attenzione uno scienziato, che è anche un divulgatore di scienza, un Alberto Angela dell'epoca, ovvero Boscovich.
spero che si scriva così, Boscovich. In ogni caso, sia pure disordinatamente da dilettante, legge moltissime opere scientifiche di divulgazione scientifica e comprende in maniera corretta anche le teorie più moderne, come per esempio quella sull'entropia, oppure la teoria dell'evoluzione biologica, che appunto influenzeranno le sue idee successive. Quindi nuovi amici, nuove letture, nuovi interessi diventano centrali da un punto di vista filosofico. Nel 1879 Nietzsche si era dimesso, non ne poteva più, dall'Università di Basilea. Attenzione, da questo momento in poi Nietzsche vivrà esclusivamente con la pensione che l'Università di Basilea gli passerà per tutta la vita. Una pensione che non era magari altissima, ma che comunque gli permetterà di vivere di rendita in maniera sobria, aiutato anche dagli amici, spesso ospitato dagli amici nei suoi frequenti viaggi, ma gli permetterà di vivere di rendita. Nietzsche non lavorerà più. E quindi attenzione, questo è un'altra delle tante affinità che lega Nietzsche con Schopenhauer e Kierkegaard. Nessuno di questi tre individui ha avuto bisogno di lavorare per vivere. Ok, tra i tre Schopenhauer e Kierkegaard erano sicuramente i più ricchi, Nietzsche un po' meno. E Nietzsche, a differenza di Schopenhauer e Kierkegaard, almeno per un periodo ha lavorato continuamente e aveva bisogno di lavorare, ma dal 1879 non ne ha più bisogno e inizia una vita solitaria ed errabonda. Nietzsche diventa un viandante. La categoria del viandante verrà tematizzata all'interno proprio delle opere di questo periodo. Nietzsche viaggia in maniera proprio a volte senza un piano prestabilito, viaggia qua e là lungo tutta l'Europa. Nietzsche viaggia frequentemente, risiede frequentemente in Svizzera, ad un certo punto passerà quasi tutte le sue estati in Engadina. Sapete, l'Engadina, una zona di grande pregio naturalistico all'interno del cantone dei Grigioni, presso il lago di Sils Maria, nella località di villeggiatura di Sils Maria. Se vi andate se vi andate, vi indicano proprio qual era il laghetto dove Nietzsche andava tutti i giorni durante la sua passeggiata, ma risiede molto anche in Italia, a Venezia, a Genova, ma anche nell'Italia meridionale, a Sorrento, a Ravello, nella zona del Golfo di Sorrento. Lui scriverà una delle sue opere importanti di questo periodo. Nietzsche risiederà per molti mesi a Messina. Lui a Messina scriverà delle poesie che appunto vengono indicate oggi come idilli di Messina. Nietzsche prevede un viaggio in Tunisia, addirittura prevede di trasferirsi in Tunisia, ma questo non avverrà mai. Nietzsche ama l'Italia, ama anche il sud Italia, il meridione. Nietzsche ama i paesi caldi. Ecco, questo è uno degli elementi che smentisce la teoria di Nietzsche, profeta del nazismo, di Nietzsche nazionalista, pangermanista, nazionalista tedesco. Nietzsche detestava i tedeschi, ma Nietzsche detestava in generale i popoli nordici, i popoli freddi, i popoli troppo seri, poco comunicativi, ok? Lui amava più il sud dell'Europa, i popoli caldi, magari anche certo non governati bene, da un certo punto di vista meno civili rispetto all'Europa fredda, l'Europa nordica, però comunque più caldi, più comunicativi. Ama i napoletani, le canzoni napoletane, le persone che in Spagna, nel sud Italia ballano, cantano, anche se sono poveri, amano la vita, sono caldi, sono calienti, sono espansivi e così via. Ama gli arabi, d'accordo? Quindi non si capisce come possa essere nato il falso mito di Nietzsche
nazionalista tedesco pangermanista. Nietzsche non pensava affatto che il popolo tedesco fosse superiore agli altri, lui preferiva i popoli caldi del Mediterraneo, della sponda africana, dell'Africa, proprio da tutti i punti di vista, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista artistico, da un punto di vista proprio sentimentale. Nietzsche a Genova assiste alla prima della Carmen di Bizet. Sapete la Carmen di Bizet? Che personaggio è Carmen? Un personaggio prosperoso, prorompente, che ama la vita, balla, danza e così via. Questa è la musica e sono i personaggi musicali che adesso piacciono a Nietzsche. Non più quei freddi Nibelunghi, le Valchirie, gli eroi pagani di Wagner che entrano in scena, no? Nella nebbia con degli elmi, con le corna e così via, eccetera. La musica wagneriana è sostituita da questo genere di musica. Lui preferisce, ama anche proprio appunto le canzoni napoletane, le canzoni etniche dei popoli meridionali, quindi amava anche il nostro sud. Diventa un viandante, viene aiutato, viene ospitato da amici e così via, viaggia di qua e di là lungo l'Europa. Conosce, attenzione, in questo periodo Lou von Salomé, una alta e bella donna russa, di solito si dice russa, però più propriamente finlandese, perché all'epoca la Finlandia non esisteva come stato indipendente, faceva parte della Russia, quindi Lou von Salomé è russa, o meglio finlandese, e Nietzsche si innamora, è la sua musa. Nietzsche eh, chiede a Lou von Salomé di sposarlo. Lou von Salomé se ne guarda bene, ecco, possiamo dire forse col linguaggio giovanile di oggi che Nietzsche viene frenzonato. Sapete cosa vuol dire frenzonato? Resta amico di Lou von Salomé. Comunque vi è una sottospecie di storia sentimentale tra i due molto inespressa. E attenzione, enigmatici e sentimentali, sensuali sono anche i rapporti che legano Lou von Salomé all'amico di Nietzsche, Paul Ré. Che significa? È un'amicizia a tre, tra il medico Paul Ré, tra Friedrich Nietzsche e tra Lou Salomé. Formano un sodalizio a tre. Cosa succede? Non so se vi è mai capitato, se avete mai avuto un'amicizia a tre, gli altri due fanno particolarmente amicizia tra loro e vi escludono. È una cosa molto molto triste. Questo è esattamente quello che succede a Nietzsche. Paul Ré e Lou von Salomé approfondiscono la loro amicizia, Nietzsche viene tagliato fuori, viene messo ai margini. Nietzsche naturalmente ci rimane malissimo e i suoi problemi di salute peggiorano anche per questo, perché il suo stato psicologico peggiora, si sente abbandonato dai suoi amici a cui credeva, si trova in una situazione di forte isolamento. Lou von Salomé si fidanzò e poi si sposò con un altro uomo, non con Paul Ré. Quando Nietzsche seppe queste notizie cadde ancor più in depressione. Insomma, Nietzsche poi veniva anche molto angustiato dai problemi, dalle preoccupazioni che gli dava la sorella Elisabeth che ne abbiamo citato quando è nata. Cosa era successo? Elisabeth era diventata una propagandista, una militante pangermanista, d'accordo? Faceva parte di un gruppo pangermanista, di un gruppo pangermanico, uno di quei gruppi nazionalisti razzisti che credevano alla superiorità del popolo tedesco e facevano questo tipo di propaganda razzista e nazionalista. Non sono cose che si è inventato Hitler, no, d'accordo? L'idea del pangermanismo, l'idea della superiorità genetica del popolo tedesco, che sarebbe una razza pura, una razza superiore e che magari avrebbe anche diritto di sottomettere, secondo questi signori, le altre cosiddette razze considerate inferiori. Allora, alla sorella di Nietzsche, Elisabeth, non piaceva Lou von Salomé, quindi questo anche mise in difficoltà Nietzsche con Lou von Salomé. A Nietzsche non piaceva assolutamente
il marito, che era appunto anche lui un militante di questa associazione pangermanista, nazionalista, razzista, il marito di Elizabeth, cioè Bernard Förster, d'accordo? Questo Bernard Förster. Pensate che i due, insieme a altri militanti della stessa organizzazione, si trasferirono addirittura in Paraguay per fondare, dal loro punto di vista, una comunità di razza tedesca pura. C'è una comunità di soli bianchi che avrebbe dovuto vivere, i soli bianchi tedeschi che avrebbe dovuto vivere separatamente da tutti gli altri popoli nella foresta del Paraguay. Questa cosa andò male, la colonia fallì. Bernard Förster e la moglie, appunto Elizabeth Nietzsche, Elizabeth, quella che poi verrà chiamata col trattino Elisabeth Förster Nietzsche, perché Elisabeth Nietzsche, la sorella di Nietzsche, sposata con questo Förster. Cosa succederà? Che Förster avrà un rovescio finanziario, sarà pieno di debiti, i due tornano in Germania e il marito di Elisabeth, questo Bernard Förster, si suicida, quindi Elisabeth resta sola e resta sola senza un soldo. Questa è una grande preoccupazione per Friedrich. Comunque, insomma, durante gli anni Ottanta Nietzsche scrive molte delle sue opere importantissime. Anche il tono e lo stile delle sue opere ci fanno man mano capire che le condizioni di salute di Nietzsche peggiorano anche da un punto di vista psicologico, da un punto di vista mentale. E a un certo punto accade il disastro. Nietzsche trascorre il Capodanno 1888-1889, la fine d'anno a Torino, in una pensione a Piazza Carignano. Se andate a Torino, a Piazza Carignano c'è una targa che ancora ricorda il punto dove esisteva questa pensione, dove alloggiò Nietzsche. Cosa succede? Il 3 gennaio 1889 c'è un aneddoto che viene riportato da alcuni testimoni. Nietzsche esce dalla sua pensione di Piazza Carignano e vede un vetturino che picchia in maniera piuttosto feroce il proprio cavallo. Nietzsche amava molto gli animali, Nietzsche interviene a difesa del cavallo ma in maniera un po' particolare. Abbraccia strettamente il cavallo urlando: non si vuole più staccare dal cavallo, ok? E questo sarebbe l'episodio scatenante, o comunque eh, uno degli episodi con cui Nietzsche cade, sprofonda in una conclamata follia. Quindi attenzione, Nietzsche aveva problemi di salute, ma non si può dire che Nietzsche sia un folle. Nietzsche non è un folle dall'inizio, aveva dei problemi di salute, diventa folle all'inizio del 1889, magari anche un po' prima, però ben presto diventa completamente folle, cioè incapace proprio di intendere e di volere. Cosa succede? Che gli amici se ne accorgono perché? Perché Nietzsche da Torino scrive lettere sconclusionate, appunto, che arrivano agli amici e li fanno preoccupare. Sono lettere sconclusionate, sono lettere strane, sono lettere che sembrano scritte da un pazzo. Sembra che Nietzsche sia andato fuori di testa, d'accordo? Una di queste lettere arriva appunto, queste lettere arrivano ai suoi amici e in particolare Overbeck, il suo amico di sempre. Overbeck decide di recarsi a Torino per vedere cosa sta succedendo. Per fortuna lo fa. Overbeck trova Nietzsche in una situazione veramente imbarazzante. Lo ritrova mezzo nudo in un vagone ferroviario abbandonato che canta a squarciagola canzoni napoletane. Nietzsche sembra proprio sprofondato nella follia, ha dei gravissimi disturbi, alterna spesso giornate in cui non parla proprio a giornate in cui urla ossessivamente, ha degli scatti di ira. Viene curato all'interno di differenti cliniche per malattie nervose e mentali, d'accordo? Cosa succede però? Che la sorella
nel 1897 lo prende in casa, cioè non lo lascia più in qualche clinica, lo prende in casa con lei. La sorella, che aveva avuto quelle vicissitudini che sapete, viveva a Weimar, ok? Quindi Nietzsche si trasferisce a Weimar nella casa della sorella. Forse non se ne rende neanche conto, perché la situazione di Nietzsche è precipitata. A partire dal 1894 Nietzsche è assolutamente incapace di intendere e di volere, non è in grado di fare nulla, non è in grado neanche più di riconoscere i propri parenti, i propri cari, i propri amici, e quindi si trova in uno stato di completa follia. Ovviamente a partire dall'inizio del 1889, da quando inizia la follia conclamata di Nietzsche, Friedrich non scriverà più nulla. Ben presto è capace di intendere e di volere, la sorella se lo tiene in casa, però attenzione, in qualche modo lo sfrutta. La sorella a Weimar riordina tutte le carte di Nietzsche, tra cui, attenzione, molte carte presentano degli scritti, degli appunti, dei testi inediti importantissimi, salva queste carte, le fa catalogare, le fa inserire nel Nietzsche Archive si scrive proprio Archive come in italiano, nel Nietzsche Archive di Weimar, che esiste ancora. Quindi la sorella, da un certo punto di vista, fa qualcosa di meritorio, salva tutte le carte di Nietzsche, tutto quello che gli appartiene, le salva, le inserisce, forma un archivio, le inserisce in un archivio. Però che cosa fa? La sorella, che appunto vi ricordate era di idee nazionaliste, pangermaniste, finisce poi per scrivere un'opera che non esiste e che purtroppo sarà sarà considerata falsamente per decenni un'opera di Nietzsche, che purtroppo creerà quell'equivoco che si spera sia stato definitivamente dissipato, ormai superato dalla storiografia, di Nietzsche come anticipatore del nazismo, di Nietzsche come fascista, nazista, antelitteram, di Nietzsche come profeta del fascismo. E infatti pochi anni dopo, il 1900, viene pubblicato il libro La volontà di potenza. Si tratta di una falsificazione che purtroppo è responsabile dell'idea, spero appunto adesso superata, di Nietzsche anticipatore del fascismo. Questo libro è un falso, non deve assolutamente comparire nell'elenco e nella bibliografia delle opere di Nietzsche. Il libro è stato falsificato, è stato scritto dalla sorella Elisabeth Förster Nietzsche e da un altro signore, che era anche lui un agitatore antisemita nazionalista tedesco, che si chiamava Peter Gast. Quest'opera non è stata scritta da Nietzsche, capite? È stata scritta quando Nietzsche non poteva neanche più capire che cosa succedeva intorno a lui. È stata scritta dalla sorella Elisabeth e da questo Peter Gast, che hanno saccheggiato le carte dei frammenti inediti di Nietzsche, li hanno messi insieme come a loro conveniva, hanno aggiunto dei passi totalmente inventati da loro e hanno creato un falso che purtroppo ha generato danni gravissimi alla comprensione di Nietzsche, perché Nietzsche fino a poco tempo fa veniva considerato appunto un antesignano del fascismo. Quest'opera, ripeto, si chiama La volontà di potenza, è un'opera che non esiste. Questo è stato ampiamente, cancello la parte superiore della lavagna, ampiamente dimostrato da due studiosi di Nietzsche italiani. Quindi vedete che gli italiani a volte fanno delle cose buone. Colli e Montinari hanno fondato la casa editrice Adelphi, conoscete la casa editrice Adelphi? Proprio per pubblicare l'opera omnia di Nietzsche in tedesco, con una serie abbondantissima di note e di commenti. Gli studiosi italiani Colli e Montinari ci hanno dato l'edizio critica delle opere di Nietzsche, che ancora si usa, l'edizio critica delle opere complete di Nietzsche, che è il riferimento mondiale, internazionale per tutti. Quando qualcuno vuol vedere cosa ha scritto veramente Nietzsche alla lettera,
quale edizione prende? L'edizione di riferimento? Prende l'edizione Colli Montinari. Tutti gli studiosi di Nietzsche nel mondo fanno riferimento all'edizione critica delle sue opere complete, Colli Montinari. Ora, all'interno dell'edizione Colli Montinari, l'opera, la volontà di potenza, non esiste. Non esiste, perché Nietzsche non l'ha scritta. Al suo posto si devono leggere i frammenti postumi, che vengono appunto presentati, elencati nella loro veridicità. Io vi consiglio, se voi dovete leggere, acquistare e leggere le opere di Friedrich Nietzsche, fatelo senz'altro, ma sono stati tradotti in italiano, sapete, quei libricini con, sapete, le opere di Nietzsche di Adelphi, con la copertina, il libro con il colore giallino, color ocra, no? Quei libri, le opere di Nietzsche nell'edizione economica in traduzione italiana della Adelphi, della casa editrice Adelphi. Lì trovate, compresi i frammenti postumi, lì trovate l'organizzazione corretta e la traduzione affidabile, il più affidabile che ci sia, delle opere di Nietzsche. Non andate a comprarvi opere di Nietzsche da altri editori, io vi consiglio senz'altro quelle di Adelphi. Poi se andate a comprare le opere di Nietzsche pubblicate da altri editori, spesso ci trovate anche la volontà di potenza, quell'opera falsa che non gli appartiene, che comunque continua a essere ristampata, anche giustamente, perché è un'opera che non gli appartiene, che però ha fatto comunque la storia, quindi continua a essere pubblicata con ovviamente una prefazione che spiega, un'introduzione che spiega la vicenda, spiega che quest'opera non è stata scritta da Nietzsche, è stata falsificata, è stata scritta dalla sorella e da Peter Gast, facendo credere a tutti falsamente che si tratti di un'opera di Nietzsche. Quando però la volontà di potenza purtroppo viene pubblicata da case editrici di estrema destra che ancora vogliono falsificare la filosofia di Nietzsche, viene a volte spacciata ancora assurdamente per autentica. E quindi Nietzsche viene accudito dalla sorella, che però lo utilizza anche la sua fama. La cosa proprio, diciamo, paradossale e singolare e ironia della sorte, che Nietzsche inizia a diventare noto, inizia a diventare famoso proprio immediatamente dopo il suo precipitare nella follia. E quindi ci sono molti fan, ci sono molti personaggi che vogliono conoscerlo, che vogliono parlare con lui, che si presentano alla casa della sorella dove Nietzsche si trova, a Weimar, ma Nietzsche ovviamente è totalmente incapace di connettere, e quindi arrivano i fan, vorrebbero conoscerlo, ma Nietzsche si trova in quelle condizioni, d'accordo? Nietzsche poi muore nel 1900. Quindi questa è la vita di Nietzsche, è la questione spinosa appunto che riguarda la vita e le opere di Nietzsche, questa falsa idea di Nietzsche come anticipatore del nazismo. Vedremo nel corso dell'analisi delle opere di Nietzsche perché Nietzsche non può assolutamente essere considerato un anticipatore del nazismo, però alcuni motivi fondamentali, 3 motivi fondamentali, ve li sintetizzo adesso, poi li riprenderemo. Uno l'abbiamo già detto: Nietzsche non era affatto un nazionalista tedesco, un pangermanista, un affermatore della superiorità razziale del popolo tedesco, per niente. Come abbiamo visto, preferiva i popoli mediterranei, preferiva altri popoli, ma anche nei confronti dei francesi. Nietzsche diceva che i francesi erano largamente superiori ai tedeschi, e lui preferiva l'ironico Voltaire o gli illuministi francesi ai pesanti filosofi tedeschi come Hegel, che lui odiava. Quindi proprio vi erano altre culture, le culture mediterranee, ma anche la tradizione francese, che a Nietzsche piacevano particolarmente. La levità, il pessimismo, la semplicità dei cosiddetti moralisti francesi, la Rochefoucauld, la Bruyère, influenzarono moltissimo Friedrich Nietzsche, così come Voltaire e l'illuminismo francese. Quindi Nietzsche non era affatto un nazionalista tedesco, non pensava
ha fatto alla superiorità del popolo tedesco. Altra cosa, Nietzsche non era un nazionalista, in generale non era un nazionalista, odiava lo Stato forte. Nietzsche era un individualista, anche quando parla dei superuomini, non li presenta mai, non crede, non pensa che i superuomini siano un popolo, una razza, o quantomeno la razza tedesca, cose del genere. I superuomini per lui non sono un popolo, non sono una razza, non sono una nazione, non sono un'unità di sangue. Per lui i superuomini sono personaggi, lo vedremo, ognuno sta a sé e sono degli individualisti, non odiano il collettivismo, ognuno sta a sé e agisce in maniera individualista. Nietzsche era un individualista aristocratico che odiava lo Stato forte, non solo lo Stato prussiano, eccetera, la Germania, ma qualunque Stato forte. Nietzsche odiava lo Stato forte. Nietzsche diceva che lo Stato stava prendendo il posto della religione, che lo Stato schiavizzava gli uomini, che lo Stato è il nuovo idolo da abbattere. Odiava lo Stato, era un individualista ai limiti dell'anarchia, quindi non amava lo Stato forte, la gerarchia, l'obbedienza al capo, il militarismo, queste cose qui. Era un individualista. Non era affatto uno statalista. L'individualismo di Nietzsche e il suo odio nei confronti dello Stato o di tutte le istituzioni collettive e collettivistiche è stato sottovalutato e messo in ombra per moltissimo tempo. Perché? Perché la maggior parte degli studiosi erano o marxisti oppure di estrema destra. In ogni caso, in entrambi i casi erano statalisti, d'accordo? E quindi quest'idea che Nietzsche fosse individualista contro lo Stato, anche se in maniera chiarissimamente espressa, per esempio nella prima parte di Così parlò Zarathustra, è un'idea che incredibilmente è stata sottovalutata. Terza e ultima cosa, Nietzsche non era affatto un antisemita, non era un razzista. È vero che gronda di espressioni negative contro gli ebrei, ma l'equivoco è lo stesso che riguarda Voltaire. Ok, non aveva alcuna simpatia personale per gli ebrei, ma non era razzista. Non si può trovare neanche una riga di antisemitismo, di razzismo e di antisemitismo nei testi di Nietzsche. Come in Voltaire o in altri, lui detestava gli ebrei semplicemente per motivi storico-culturali, cioè perché gli ebrei erano all'origine dell'odiatissimo cristianesimo. Li odiava per motivi culturali, per motivi religiosi, ma non perché li considerasse una sorta di razza inferiore. Voi direte, ma comunque non aveva simpatia per gli ebrei. Sì, ma non è la stessa cosa che considerarli inferiori razzialmente. Fate attenzione, se noi parliamo di razzismo ottocentesco, pseudoscientifico, Nietzsche non era razzista e non era antisemita, ma ci sono persino le lettere che lui scrive ai gruppi antisemiti, pangermanisti e così via, come quelli del Fratello, in cui Nietzsche esplicitamente lui stesso dice che il superuomo non ha niente a che fare con il pangermanismo, con il nazionalismo tedesco e con l'antisemitismo. Lo dice lui stesso, che è un'interpretazione errata del superuomo pensare che il superuomo sia l'emblema della razza germanica, di una razza superiore o comunque di una razza. Su questo comunque ci sono ancora discussioni e diverse interpretazioni che vedremo parlando nello specifico delle opere di Nietzsche. Bene ragazzi, le opere di Nietzsche si sogliono distinguere in 3 o 4 periodi. Abbiamo prima di tutto la fase giovanile dal 1871 al 1876. Come abbiamo visto, la prima opera di Nietzsche è La nascita della tragedia del 1871, però a questo periodo giovanile appartengono altre opere certamente non così importanti come questa, e in particolare opere come le considerazioni inattuali, che sono 4, ma anche l'abbozzo che sarà pubblicato postumo del libro del filosofo. Comunque diciamo, questa è la fase giovanile, che può essere anche considerata la fase artistica o romantica di Nietzsche, quando Nietzsche prende ad esempio la filosofia, un certo tipo di filosofia modificata da lui, di Schopenhauer,
è la musica di Wagner. I suoi due miti giovanili sono Schopenhauer e Wagner, e lui, come abbiamo detto in precedenza, pensa che la filosofia possa essere espressa attraverso l'arte, d'accordo? Attraverso delle categorie estetiche, attraverso l'opera d'arte. Poi Nietzsche cambia completamente opinione, abbiamo visto, rompe anche l'amicizia con Wagner, ha nuovi amici, fa nuove letture, legge gli illuministi, legge le opere scientifiche, di divulgazione scientifica e così via, e quindi parliamo di una seconda fase della filosofia di Nietzsche, una fase più propriamente filosofica, mentre invece diciamo nella prima fase lui parlava di filosofia però attraverso la storia, attraverso l'arte, attraverso la letteratura greca. La fase illuministica viene anche chiamata la fase scientifica di Nietzsche, ma vedremo che sia il termine illuminismo sia il termine scienza devono essere messi tra parentesi, lo vedremo parlando poi nel dettaglio di queste opere, perché Nietzsche interpreta l'illuminismo e la scienza, cioè li considera valide soltanto per il loro lato critico, distruttivo, per la loro capacità di demitizzare, di criticare, di falsificare le credenze superstiziose. Quindi scienza e illuminismo soltanto per criticare, per demitizzare, per mostrare come falsi tutti i valori, le forme fisse, le presunte essenze metafisiche della tradizione. Nietzsche inizia poi a cambiare anche il modo di scrivere, non scrive più, questo anche lo vedremo quando parleremo di queste opere, non scrive più il classico saggio filosofico, inizia a scrivere per aforismi, e quindi questo ci rende un po' difficile l'interpretazione poi delle sue opere. Ci sono tre opere famose della fase illuministica che si chiamano Umano troppo umano, che poi in realtà è diviso in due volumi, Umano troppo umano del 1878, è la prima di queste tre opere, e poi Aurora del 1881 e La Gaia Scienza del 1882. Quindi dal 78 all'82 la triade delle opere della cosiddetta fase illuministica di Nietzsche sono Umano troppo umano, Aurora e La Gaia Scienza. La fase illuministica di Nietzsche non si avvale più dell'eroe tragico dionisiaco che era il riferimento, diciamo così, della fase giovanile, ma ha un altro campione, un altro rappresentante, lo spirito libero, e anche lo spirito libero che si trasforma in viandante, ok? Queste sono le nuove categorie, i nuovi eroi, i nuovi archetipi della filosofia di Nietzsche. Questa fase della filosofia di Nietzsche, la seconda, posso esprimere un'opinione personale, è quella che a me piace di più, è quella che io preferisco, anche perché io amo l'illuminismo, anche l'aspetto, accidenti se non lo amo, l'aspetto critico distruttivo dell'illuminismo. E la fase illuministica porta tra l'altro Nietzsche a esprimere delle idee molto simili a quelle, diciamo, nichilistiche, pessimistiche, comunque critiche nei confronti dei valori tradizionali di Giacomo Leopardi. Esattamente come Schopenhauer, anche Nietzsche amava moltissimo Giacomo Leopardi, che viene ampiamente citato nelle sue opere. Sia Schopenhauer sia Nietzsche considerano Leopardi il più importante filosofo della storia della filosofia italiana. Ironia della sorte, noi fino a poco tempo fa, anche perché la filosofia di Leopardi, materialistica, così, dava fastidio a molti, no? Era considerata diseducativa, insomma. Abbiamo considerato Leopardi soltanto come un poeta, soltanto come uno scrittore e non come un filosofo. È assurdo, un grandissimo filosofo italiano come Leopardi, noi italiani abbiamo per tantissimo, noi, non certo io, i critici, così, critici bigotti hanno considerato per decenni Leopardi non un vero filosofo.
quando invece Schopenhauer e Nietzsche sin da subito si accorsero che Leopardi era un filosofo anche quando scrive determinate filosofie e lo consideravano come tale. Quindi la fase illuministica. La fase illuministica viene anche chiamata la filosofia del mattino. Perché? Perché è la filosofia in cui Nietzsche esprime il suo nichilismo, un nichilismo almeno fino alla Gaia Scienza, perché già la Gaia Scienza diciamo anticipa la Gaia Scienza il periodo successivo, un nichilismo puramente distruttivo. Quindi la filosofia del mattino, perché è una preparazione a quelli che saranno i contenuti positivi della filosofia di Nietzsche. Cioè, nella fase illuministica, la seconda fase, Nietzsche distrugge soltanto, secondo questa interpretazione, ma il nichilismo di Nietzsche però non è un nichilismo, lo vedremo, un nichilismo puramente distruttivo, è un nichilismo tra virgolette attivo, distrugge i valori tradizionali ma vuole mettere al loro posto nuovi valori. E questi nuovi valori, che nulla hanno a che fare col cristianesimo e con la morale tradizionale, emergono nella terza fase della filosofia di Nietzsche dall'83 all'87, la fase della filosofia di Zarathustra, espressa dal personaggio di Zarathustra. In questa terza fase emerge appunto su tutte l'opera per molti più importante, più significativa di Nietzsche, cioè Also sprach Zarathustra, l'opera Così parlò Zarathustra. Questa secondo molti, non secondo me che preferisco invece le opere della fase illuministica, quest'opera, la più importante della terza fase, Così parlò Zarathustra, sarebbe l'opera più importante di Nietzsche. E questa terza fase, la fase dello Zarathustra, viene anche chiamata, attenzione, la filosofia del meriggio, cioè del mezzogiorno, quando il sole è alto nel cielo. E perché appunto la fase illuministica sarebbe la filosofia del mattino, in cui Nietzsche sgombra, distrugge i valori tradizionali, ma in realtà poi la filosofia del mattino, capite, viene completata, viene seguita dalla filosofia del meriggio, del mezzogiorno, del sole alto che fa luce dal cielo, perché questi valori distrutti nella fase illuministica, seconda fase, sono poi rimpiazzati dai nuovi valori dei superuomini all'interno appunto della terza fase, la fase di Zarathustra. E questi nuovi valori sono di fronte alla morte di Dio, sono ovviamente la volontà di potenza e l'eterno ritorno dell'uguale, nuovi valori che Nietzsche sostituisce ai valori della tradizione. Quindi la terza fase, la filosofia del meriggio, la filosofia di Zarathustra. Alla terza fase appartengono anche altre opere, come per esempio quella del 1886, Al di là del bene e del male, in cui Nietzsche esprime più o meno le stesse idee di Così parlò Zarathustra, oppure anche la genealogia della morale del 1887, che invece è un po' più vicina alle opere della fase illuministica e in cui Nietzsche si occupa forse un po' per la prima volta in maniera seria di economia. Nietzsche scrive anche un'opera su Wagner, il caso Wagner, nel 1888. Insomma, queste sono le principali opere della fase di Zarathustra. Nietzsche inizia a scrivere, Zarathustra viene scritto in una prosa poetica molto complicata. Il peggioramento delle condizioni di salute di Nietzsche si riverbera anche sul suo stile, che diventa sempre più enigmatico, sempre più incomprensibile, a volte affidato soltanto a degli accenni che bisogna interpretare, e questo sarà il problema di Nietzsche, perché se è vero, che, come ho detto, che Nietzsche viene interpretato scorrettamente come un profeta del nazismo, lo vedremo, lo preciseremo in seguito, è anche colpa sua, perché lui scrive in maniera non chiara, incomprensibile, in questo modo tutti possono interpretarlo come vogliono, d'accordo? Può essere strumentalizzato e interpretato in vari modi. L'opera Così parlò Zarathustra è veramente difficile da capire, è divisa in 4 parti, solo la prima parte è comprensibile, la seconda, la terza, la quarta parte è un insieme di enigmi, di voluti giochi di parole, di frasi a effetto, di cose proprio difficili da capire, perché anche sta arrivando insomma la follia. Molti dicono questi sono i 3 periodi della filosofia di Nietzsche,
Però si può isolare, io sono d'accordo con questo, un ultimissimo periodo, proprio le opere, lui sapete impazzisce all'inizio dell'89, quindi proprio le opere, le cosiddette opere della follia, pubblicate poco prima che lui impazzisca nel 1888, opere come Il crepuscolo degli dei oppure l'infervorata autobiografia Ecce Homo, ma soprattutto l'Anticristo, perché l'Anticristo porterà avanti appunto un tema fondamentale, quello della doppia morale, che viene chiamata appunto la doppia morale, che in qualche modo riprende i temi antropologici della seconda fase. Quindi molti dicono esiste anche una quarta e ultima fase, ultimissima breve fase della filosofia di Nietzsche, in particolare l'Anticristo. Torna a parlare dei sentimenti umani, dell'antropologia, connettendosi alle opere della seconda fase. E quindi questa fase, la quarta fase, viene anche chiamata la filosofia del martello. Ora io sono d'accordo che ci sia anche una quarta fase, ci siano queste, diciamo così, queste diverse fasi della filosofia di Nietzsche. Tuttavia io sono d'accordo, lo so che può sembrare una contraddizione, sono d'accordo che le opere di Nietzsche si possano dividere in tre o meglio anche in quattro parti, ma sono d'accordo anche con coloro che dicono, e a me sembra del tutto evidente, che la filosofia di Nietzsche sia unitaria, cioè esistono sin dall'inizio fino alla fine dei temi che sono sempre gli stessi, che vengono declinati in diverso modo, che vengono espressi da diversi punti di vista, che vengono più o meno enfatizzati, che vengono affidati appunto a differenti personaggi, a differenti archetipi. Però c'è qualcosa che è il fondo della filosofia di Nietzsche, che dall'inizio alla fine nelle sue strutture fondamentali resta assolutamente identico, perché le differenze tra l'eroe tragico della prima fase e lo spirito libero della seconda fase, il superuomo della terza fase, non sono nettissime, cioè in fondo l'eroe tragico, lo spirito libero e il superuomo sono sempre la stessa cosa, d'accordo? Rappresentano comunque un pensiero che può essere considerato, per quanto in evoluzione, un pensiero comunque che ha delle caratteristiche unitarie che restano stabili e riconoscibili nel tempo lungo tutto l'arco della produzione di Friedrich Nietzsche. Abbiamo terminato questa prima lezione, spero chiara, sulla vita e sulle opere di Nietzsche. Abbiamo anche parlato di alcune interpretazioni di Nietzsche, di alcune idee. Abbiamo accennato proprio ad alcune idee di Nietzsche. A partire dalla prossima lezione parliamo nel dettaglio delle varie opere, a partire ovviamente dalla prima, fondamentale, la nascita della tragedia. Vi ringrazio tanto, continuate a seguirmi, arrivederci.